Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché abbiamo un video, diciamo un po' diverso dal solito. Di solito cerco di tenervi su di morale, con make-up, challenge divertenti, magari qualche tutorial di cucina disastroso, ma oggi andremo un po' più a fondo. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di Burak. Sì, proprio lui, il cuoco turco super famoso che fa volare il sale. Ultimamente, sui social, è girata una notizia che ha fatto il giro del mondo. Pare che Burak sia in una situazione, diciamo, non proprio rosea. Ci sono voci di lacrime, confessioni inaspettate, insomma, un vero e proprio Burak shock. Io, come voi, sono rimasta a bocca aperta quando ho sentito la notizia e ho pensato di fare un po' di ricerche e condividere con voi quello che ho scoperto. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se vi piacciono i miei video, se vi interessa quello che ho da dire, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. E ovviamente, se il video vi piace, lasciatemi un bel like. Mi fa sempre piacere sapere che apprezzate il mio lavoro. Ok, bando alle ciance, tuffiamoci nel mondo di Burak. Dunque, quello che è successo è che, sembra che Burak abbia avuto dei problemi con la sua famiglia, in particolare con suo padre. Pare che ci siano state delle dispute finanziarie, delle divergenze di opinioni su come gestire il suo impero culinario, insomma, un vero e proprio dramma familiare. La cosa che mi ha colpito di più è stato vedere Burak, vulnerabile. Siamo abituati a vederlo sempre sorridente, a lanciare il sale con quel gesto iconico, a preparare piatti giganti con una facilità disarmante. Ma in questi video che sono circolati, lo si vede, triste. Si vede che sta soffrendo. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Perché, diciamocelo, spesso idealizziamo le persone famose. Pensiamo che abbiano una vita perfetta, che siano immuni ai problemi. Ma la verità è che anche loro sono esseri umani, con le loro fragilità, le loro difficoltà, le loro lacrime. E vedere Burak così umano, mi ha fatto capire quanto sia importante ricordarselo. Ovviamente, io non conosco i dettagli specifici della situazione. Sono tutte voci, indiscrezioni, video che girano sui social. Non so cosa sia successo esattamente tra Burak e suo padre, non so chi ha ragione e chi ha torto. Ma quello che mi sento di dire è che spero che riescano a risolvere i loro problemi. Spero che riescano a trovare un modo per superare questo momento difficile e ritrovare la serenità. Perché, diciamocelo, Burak è un personaggio che ha portato tanta gioia nel mondo. Con i suoi video, con i suoi piatti spettacolari, ha fatto sognare milioni di persone. E vederlo soffrire così, mi dispiace tanto. Una delle cose che mi ha colpito di più è stata la sua confessione. In uno dei video che ho visto, Burak ha detto di sentirsi tradito, di sentirsi solo. Ha detto di aver dedicato la sua vita al suo lavoro, alla sua famiglia, e di non sentirsi apprezzato. E questa cosa mi ha fatto pensare a quanto sia importante prendersi cura di se stessi, a non dimenticarsi di se stessi. Perché, diciamocelo, è facile farsi prendere dalla frenesia della vita, dal lavoro, dalle responsabilità. È facile dimenticarsi di ascoltare i propri bisogni, di dedicare del tempo a se stessi. Ma è importante farlo, perché altrimenti si rischia di bruciarsi, di esaurirsi, di sentirsi soli. E credo che questo sia un messaggio importante che possiamo trarre da questa storia. Che anche le persone di successo, anche le persone che sembrano avere tutto, possono avere dei momenti di difficoltà, dei momenti di fragilità. E che è importante essere comprensivi, essere empatici, e offrire il nostro sostegno. Perché, diciamocelo, tutti abbiamo bisogno di un po' di amore, di un po' di comprensione, di un po' di sostegno. Soprattutto nei momenti difficili. Quindi, cosa possiamo fare noi, da semplici spettatori, da persone che seguono Burak sui social? Io credo che possiamo innanzitutto evitare di giudicare. Evitare di diffondere voci, di alimentare polemiche. Possiamo semplicemente augurargli il meglio, sperare che riesca a risolvere i suoi problemi e a ritrovare la serenità. Possiamo anche riflettere su questa storia e cercare di imparare qualcosa. Possiamo chiederci se stiamo dedicando abbastanza tempo a noi stessi, se stiamo ascoltando i nostri bisogni, se stiamo prendendoci cura delle nostre relazioni. Perché, diciamocelo, la vita è un viaggio. E lungo questo viaggio ci saranno momenti facili e momenti difficili. Ci saranno momenti di gioia e momenti di tristezza. Ci saranno momenti in cui ci sentiremo forti e momenti in cui ci sentiremo fragili. Ma l'importante è non arrendersi mai, non perdere mai la speranza,
e non dimenticarsi mai di se stessi. E spero che Burak riesca a fare proprio questo. Spero che riesca a superare questo momento difficile e a ritrovare la gioia di cucinare, di condividere, di far sorridere le persone. Perché, diciamocelo, il mondo ha bisogno di persone come Burak. persone che portano gioia, persone che portano speranza, persone che portano un po' di leggerezza in un mondo spesso troppo pesante. E spero che questa storia ci insegni a essere più umani, più comprensivi, più empatici. A ricordarci che dietro ogni persona famosa, dietro ogni sorriso, dietro ogni successo, c'è un essere umano con le sue fragilità, le sue difficoltà, le sue lacrime. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video un po' diverso dal solito. Abbiamo parlato di Burak, delle sue difficoltà, delle sue confessioni inaspettate. Abbiamo riflettuto sull'importanza di prendersi cura di se stessi e di essere empatici con gli altri. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto riflettere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Cosa vi ha colpito di più? Quali sono le vostre riflessioni? E ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Mi fa sempre piacere sapere che apprezzate il mio lavoro. Condividete questo video con i vostri amici, con le vostre amiche, con chiunque possa essere interessato a questa storia. E soprattutto, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Ho tanti altri video in programma, tante altre storie da raccontarvi, tante altre avventure da condividere con voi. Grazie mille per aver guardato questo video. Vi mando un abbraccio enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok ragazzi, aspettate un attimo. Prima di salutarvi definitivamente, voglio approfondire un po' la questione Burak. Perché, diciamocelo, la faccenda è più complessa di quanto sembri. Ho scavato un po' più a fondo, leggendo articoli, guardando interviste, e ho cercato di farmi un'idea più precisa della situazione. E quello che ho scoperto è, diciamo che ci sono diversi livelli di lettura. Innanzitutto, parliamo del successo di Burak. Da umili origini, ha costruito un vero e proprio impero. I suoi ristoranti sono famosi in tutto il mondo, le sue ricette sono seguite da milioni di persone, e il suo gesto iconico di lanciare il sale è diventato un simbolo. Ma, diciamocelo, il successo ha un prezzo. Spesso implica sacrifici, stress e un carico di responsabilità enormi. E forse, Burak ha sentito il peso di tutto questo. Poi, c'è la questione della famiglia. Come ho detto prima, sembra che ci siano stati dei problemi con suo padre. Ma non è solo una questione di soldi. Sembra che ci siano state anche delle divergenze di opinioni su come gestire l'attività, su come conciliare la tradizione con l'innovazione. E, diciamocelo, i rapporti familiari possono essere complicati, soprattutto quando ci sono di mezzo affari e successo. A volte, le aspettative sono alte, le pressioni sono forti, e le incomprensioni possono nascere facilmente. E poi c'è la questione della fama. Burak è diventato una vera e propria star dei social media. Milioni di persone lo seguono, lo ammirano, lo idealizzano. Ma, diciamocelo, la fama può essere una gabbia dorata. Può isolare, può creare aspettative irrealistiche, può rendere difficile mantenere i piedi per terra. E forse, Burak si è sentito schiacciato da tutto questo. Forse, ha sentito di non poter essere se stesso, di dover sempre interpretare un ruolo. Quindi, cosa possiamo concludere da tutto questo? Io credo che la storia di Burak sia una storia complessa, una storia che ci invita a riflettere su diversi temi. Sul successo, sulla famiglia, sulla fama, sulla vulnerabilità umana. Ci invita a riflettere sul fatto che anche le persone che sembrano avere tutto, possono avere dei momenti di difficoltà, dei momenti di fragilità, e che è importante essere comprensivi, essere empatici, e offrire il nostro sostegno. Ci invita a riflettere sul fatto che è importante prendersi cura di se stessi, ascoltare i propri bisogni, dedicare del tempo alle proprie passioni. Perché, diciamocelo, la vita è troppo breve per sprecarla a inseguire sogni che non sono i nostri. E ci invita a riflettere sul fatto che è importante mantenere i piedi per terra, non farsi abbagliare dalla fama, non dimenticare le proprie origini. Perché, diciamocelo, sono le nostre radici che ci danno la forza di affrontare le tempeste. Ora, voglio dirvi una cosa che mi è venuta in mente mentre preparavo questo video. Avete mai pensato al significato del gesto di Burak di lanciare il sale? A prima vista, sembra solo un gesto spettacolare, un modo per intrattenere i clienti.
Ma, se ci pensate bene, il sale è un elemento essenziale della cucina. È un elemento che dà sapore, che esalta i sapori, che rende i piatti più gustosi. E forse, il gesto di Burak di lanciare il sale è un modo per simboleggiare la sua passione per la cucina, la sua voglia di condividere il suo amore per il cibo con il mondo. Ma, se ci pensate ancora meglio, il sale ha anche un significato simbolico più profondo. Il sale è un simbolo di purezza, di integrità, di amicizia. Nell'antichità, il sale era considerato un bene prezioso, un simbolo di ricchezza e di prosperità. E forse, il gesto di Burak di lanciare il sale è un modo per augurare prosperità e felicità a chi assaggia i suoi piatti. Quindi, vedete, anche un gesto apparentemente semplice come quello di lanciare il sale può avere un significato profondo. E credo che questo sia un esempio di come Burak sia un personaggio complesso, un personaggio che va al di là dell'immagine che vediamo sui social media. E ora, voglio dirvi un'ultima cosa. Indipendentemente da quello che è successo tra Burak e suo padre, indipendentemente dai problemi che sta affrontando, io credo che Burak sia una persona di talento, una persona che ha portato tanta gioia nel mondo. E spero che riesca a superare questo momento difficile e a ritrovare la serenità. Spero che riesca a continuare a cucinare, a condividere, a far sorridere le persone. Perché, diciamocelo, il mondo ha bisogno di persone come Burak. Persone che portano gioia, persone che portano speranza, persone che portano un po' di leggerezza in un mondo spesso troppo pesante. E spero che questa storia ci insegni a essere più umani, più comprensivi, più empatici. A ricordarci che dietro ogni persona famosa, dietro ogni sorriso, dietro ogni successo, c'è un essere umano con le sue fragilità, le sue difficoltà, le sue lacrime. E ora, ragazzi, vi saluto davvero. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto riflettere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Cosa vi ha colpito di più? Quali sono le vostre riflessioni? E ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Mi fa sempre piacere sapere che apprezzate il mio lavoro. Condividete questo video con i vostri amici, con le vostre amiche, con chiunque possa essere interessato a questa storia. E soprattutto, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Ho tanti altri video in programma, tante altre storie da raccontarvi, tante altre avventure da condividere con voi. Grazie mille per aver guardato questo video. Vi mando un abbraccio enorme e vi aspetto al prossimo video. Ciao! E ricordatevi, siate gentili con voi stessi e con gli altri. Un abbraccio!